Buongiorno, avete presente che certe volte vi sentite come davanti a una scelta, no? Cosa faccio? Faccio A o faccio B? Che strada scelgo? Allora siete lì che pesate i pro e i contro. Cosa guadagnate, cosa perdete se fate la scelta A o la scelta B? Cioè ci sono tante opzioni che potete mettere in ballo, naturalmente. E siete lì che cercate di capire. Le grandi storie dell'umanità sono storie di scelte, nel senso, cosa faccio? Cosa faccio? E questa è la cosa fondamentale, che cosa faccio? Però, se il problema è grosso quando le scelte sono due, cosa succede quando le scelte sono tre? Se invece di avere davanti due strade ne hai tre. E soprattutto, se il problema di trovarsi davanti a questo trivio dipende dal fatto che sei stato uno stronzo tu, ma non stronzo nel senso di cattivo, stronzo nel senso di coglione, le cose sono molto più complicate. Allora, io sono Alex Arcuglia, buongiorno a tutti. Questo è The Morning Rant se mi state vedendo in video, o Tecnopills se mi state ascoltando in audio, che è tristissima sta cosa che ci siano due brand separati. Il podcast, il videoblog in cui racconto quello che mi capita nella mia vita da sviluppatore di software o di regista di spot televisivi e video promozionali intanto che vado da casa all'ufficio, e che faccio essenzialmente per riempire i vuoti della mia esistenza, come diceva la puntata che ho testé ascoltato, così capite di quanto siete indietro voi rispetto a quanto sono io avanti nel registrare le puntate, ok? Allora, partiamo col presupposto che io ho commesso un errore e in ben 3 linee di codice ho messo dentro 2 bug, non uno, 2, di quelli cazzuti che mi hanno fatto perdere giorni di lavoro. E adesso vi racconto che cosa è successo, così ridete un po' insieme a me. E per ovviare ai giorni persi di lavoro mi sono detto posso scegliere la strada A, la strada B o la strada C. E quando sentirete le 3 opzioni che vi metterò davanti, conoscendomi, qualcuno di voi dirà sicuramente scegli la strada più difficile. E la risposta è non lo so, non ho ancora deciso cosa farò, però qualcosa devo fare. Partiamo dall'inizio. Sto negli ultimi giorni mi sono messo a lavorare alacremente a Disk Content AI, essenzialmente perché ho consegnato Transcriber 1.20 con tutte le aggiunte e le modifiche del caso, quello che dopo le 15 e prima delle 19 va sempre bene. Scusate, stavo rispondendo a una mail di lavoro che vabbè, non avrei voluto fare. Hanno capito che il loro sistema era talmente complicato che preferiscono andare direttamente al punto. Allora, dicevo, sto lavorando dopo aver consegnato Transcriber e aver chiuso quel capitolo. Non è chiuso nel senso aver per adesso archiviato con una certa contentezza il capitolo di Transcriber con una nuova versione con dentro NQR che consente di fare indagini con l'intelligenza artificiale. Spoiler, mi è già venuta in mente un'idea aggiuntiva, ma ve la racconterò quando la metterò in pratica. Chiudi parentesi. Mi sono tornato a lavorare di Content AI perché mi sono detto cazzo sarebbe carino far uscire questa applicazione perché ha un suo perché. Vi ho raccontato nelle puntate precedenti che ho pensato bellamente di riscrivere il database sottostante, per un motivo fondamentale, che è un motivo di performance. A parte il fatto che intanto si piantava, però le performance sono essenziali. Allora, voi potreste dire, Raccuglia, le performance sì, sono importanti, però l'ottimizzazione prematura è la causa di molti mali dell'informatica moderna, e tra l'altro l'ottimizzazione prematura sarà il motivo dei 2 bug che ho inserito. È vero, però se stai facendo un motore di ricerca che deve gestire milioni di record, non è tanto una questione di performance, è questione di responsività, cioè nel senso come l'utente percepisce la reattività del motore dell'oggetto sottostante. Precedentemente era sufficiente con un certo numero di file, ma quando il numero di file cresceva a dismisura, come me, perché ne faccio un uso larghissimo, allora le cose diventavano veramente pesanti. Per cui in maniera molto, molto tranquilla ci siamo detti, io mi sono detto, cioè rifacciamo sta cosa in modo tale che sia più solida e più stabile. Ho preso il motore precedente che era scritto in Swift Data e l'ho buttato via e l'ho riscritto in Cordata da zero, ve l'ho già raccontato. Avrei potuto anche partire dai dati precedenti, ma già che c'ero ho fatto un paio di migliorie che mi hanno consentito di essere un pochettino più snello. Questa cosa è molto più performante, sì, è molto più solida, sì. È solida al 100% no, ho ancora un bug che mi si presenta una volta ogni morte di papa quando faccio l'acquisizione dell'hard disk interno del computer,
credo di capire da cosa dipenda e in qualche modo cercherò di ovviare a questa cosa qua. Però vediamo più avanti. Cioè, mi sono fatto solo un'idea e finché non la metto in pratica non me lo racconto. Dato che impiega tanto ad acquisire il materiale, nel senso, la scansione del disco, di un disco da 1 terabyte in SSD viene fatto in qualche secondo, dove qualche secondo è meno di un minuto. Ok? Facciamo meno di un minuto per ogni terabyte. Va bene, no? Questo per avere l'elenco di tutti i file di un disco. Impiega un po' di più sul disco principale perché ci sono dei problemi di calcolo delle dimensioni delle directory e delle subdirectory, perché il disco principale ha tantissimi file, tra cui le applicazioni, che calcolare la dimensione di un'applicazione su iOS, su macOS non è così facile, anche se voi lo vedete a video, ma sono quella dimensione lì. E poi però quando glielo chiedete, c'è un conto il Finder che si tiene in traccia lui di queste cose, un conto quando glielo chiedete voi, lui si deve andare a fare dei vari calcoli e le cose sono un po' più lunghe, però questi sono sti grandissimi cavoli miei. Allora, questa parte la funzione, la parte di dopo, quella di acquisizione dei media. Come funziona l'acquisizione dei media? Praticamente per ogni file, cioè viene fatta una sorta di scrematura. Di tutti i file che sono stati acquisiti, ci teniamo buoni soltanto quelli che sono dei file media, cioè file che hanno un'estensione audio, un'estensione video, un'estensione immagine. Le immagini sono JPEG, TIFF, PNG, PSD, per dirvi, ma anche CR2 che sono i RAW della Canon, i DNG che sono i RAW vari, universali. I filmati sono MOV, MP4, M4V, sono MXF se non sbaglio, poi ci metterò dentro l'MTS, eccetera, eccetera, eccetera. Io vado, senti, se nessuno va, cioè, vado io, che me frega. Sui file audio abbiamo gli AIF, i Wave, gli MP3, gli AC, insomma tutto quello che potete ficcarci dentro, le solite cose, no? Naturalmente. Allora, praticamente viene fatta una sorta di scansione di query di tutti i file che sono stati acquisiti per un certo hard disk e ci facciamo l'elenco dei file media. A questo punto, per ognuno di questi file media vengono fatti 2 passaggi. Il primo passaggio è un passaggio di carattere molto pragmatico, nel senso teniamoci fuori i dati principali. POV2 funziona sto file, nel senso è un file corretto, e poi tendenzialmente cerco di ricavarne le informazioni tecniche basilari, la risoluzione, il numero di fotogrammi al secondo, il numero di canali, la frequenza di campionamento per il video, eccetera, 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 ok? Il codec no, ancora no. Sulla base di queste specifiche faccio una seconda scansione che invece è prendere l'elemento, capire esattamente che cos'è, se è un file video, audio o immagine. A questo punto, per ognuna di queste 3 categorie, fare le analisi con l'intelligenza artificiale, con i vari modelli. Se è un file immagine, che è la cosa più semplice, prima di tutto lo riduco di dimensioni e mi salvo la thumbnail. E questa cosa è la parte più problematica. Cioè praticamente invece di salvarmi l'immagine vera e propria, che ne so, a 5000 x 6000 pixel, mi faccio una riduzione a tipo 150 x 150, massima dimensione 150 se non sbaglio, a bassissima qualità, però in modo tale che me lo posso tenere in locale, così che se anche stacco l'hard disk ho una preview di quello che è. Ok? E poi faccio tutte le analisi di carattere, un'analisi tecnica che è quali sono i colori dominanti di questa immagine, e poi si passa all'analisi semantica, nel senso cosa c'è nell'immagine? C'è un'automobile, c'è un albero, c'è il cielo, c'è l'asfalto, c'è la strada, c'è sto cazzo, in modo tale da avere una sorta di imprinting di carattere semantico, fatto con un modello di intelligenza artificiale. Cos'altro cerchiamo di capire qual è l'inquadratura, se è un primo piano, una mezza figura, un campo lungo, e infine viene fatto un'analisi con un nuovo modello introdotto nell'ultima versione del sistema operativo che mi dà un valore percentuale che mi dice quanto è bella l'immagine, da 0 a 100. E devo essere sincero, ci azzecca abbastanza, nel senso che, soprattutto per quanto concerne le immagini delle persone, capisce molto bene se un'immagine è un'immagine di stock, ben post-prodotta, ben organizzata, ben compositata, eccetera, 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 oppure se la stronzata fatta col cellulare sfocata, sovraesposta, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui c'è questo valore percentuale, un altro valore. E queste informazioni vengono salvate. Allora, le informazioni di carattere semantico, cioè il contenuto, nel senso è un albero, una città, un'automobile, i colori, il valore percentuale di qualità, l'inquadratura, vengono salvate nel database, nella tabella dei media.
mentre la preview viene salvata in un altro modo, che adesso vi racconto. Per mia comodità, invece di avere un database unico con due tabelle, magari in relazione, ho tenuto ab origine due database separati per un motivo molto semplice. Per poter accedere a... Ma dove stai andando? Che non c'è la possibilità di girare a destra, cogliona. Al telefono, senza guardare in giro. Vabbè. Anch'io sono al telefono ma mi guardo in giro. Ab origine, avendo sviluppato questa cosa in Swift Data e avendo un sacco di ritardi di processi concorrenti che però erano molto laschi tra di loro, avevo preferito di tenere separati due database in modo tale che io potessi leggere e scrivere tante grandi quantità di dati su un database e tante grandi quantità di dati sul secondo database senza che si bloccassero a vicenda. Questa cosa qua me la sono tenuta buona anche in questa nuova versione, che ho tenuto i due database separati, bruttino. Perché? Perché è molto comoda, perché così a questo punto ho due processi separati, ogni accesso al database è vincolato, è loccato, però dato che spesso e volentieri si accede a scrivere e a leggere i dati in maniera molto indipendente tra loro, tenendo separati due database sono come se fossero due processi separati, ed è una cosa fighissima. Ai tempi della prima parte di sviluppo di questa applicazione avevo sviluppato un altro database, anzi altri due database per i dati veri e propri, nel senso la preview dell'immagine. Ve lo racconto dopo la pubblicità. Allora, siamo partiti per adesso dall'idea di avere una preview dell'immagine, ok? Come la faccio? Dopo varie sperimentazioni salvo l'immagine in formato EIF, HEIF o EIC, che ha un ottimo rapporto di qualità-prezzo, nel senso riusciamo a comprimere al doppio di una JPEG mantenendo la stessa dimensione, ma soprattutto mantenendo anche il canale alfa, che è una cosa strafighissima. Diciamo che abbiamo il meglio di JPEG e di PNG messi insieme. Ora, JPEG XL promette di essere anche meglio su sta roba qui, però JPEG XL è uscito ieri e francamente non ho voglia di supportarlo perché comunque la mia applicazione deve gestire anche sistemi operativi almeno di un anno precedente, per cui per adesso JPEG XL bello, ma non ce ne frega un cazzo. La tabella che mi sono scritto è una tabella dei dati, dei preview, che ha essenzialmente un campo solo, anzi due campi, un campo ID, che è l'object ID, che è l'identificativo del file, cioè perché praticamente mi consente di mettere in relazione i dati successivi con il file originale. E ci salvo essenzialmente i dati, cioè i dati della JPEG, di questa AIF. Faccio una riduzione delle dimensioni, una riduzione qualitativa tipo al 10%, cioè come se salvato un JPEG al 10%, mediamente mi arriva ad ottenere un file da 1K, da 900 byte a 1200, 1500 byte, però mediamente è un K, che salvo in un campo blob di questa tabella. Inizialmente non avevo fatto un database, inizialmente mi ero fatto una sorta di struttura ad albero che mi consentisse di salvare proprio in formato AIF in una cartella privata sull'hard disk. Questa cosa qua però aveva un grosso problema, e un problema a cui ero arrivato subito e mi sono detto cambiamola sta soluzione qua. Perché? Perché un file da 1K su un hard disk, su un SSD, su uno dei nostri hard disk, sul Mac, occupa 4K, perché il settore del file system di Apple è di 4K. Questo significava che 100 immagini che su un database occuperebbero 100K, su un hard disk ne occuperebbero 400, cioè un overhead del 300%. Ed è troppo, cioè nel senso non ha senso. Usiamo un database anche per avere tutto un po' più comodo. Poi per vari motivi, che adesso non ricordo, cioè probabilmente sì, anzi no, se mi ricordo esattamente per quale motivo, mantengo comunque temporaneamente i file in questa cartella, cioè oltre ad avere il database, oltre ad avere il database, ho anche i file originali. E uno potrebbe dire, ma perché se c'è il database ti tieni anche i thumbnail? Diciamo che è una sorta di cache che svuoto regolarmente, ma il fatto di avere i file separati era molto comodo perché così potevo accedere ai file senza andare a rompere le palle al database, visto che il database era un processo blindato che veniva acceduto a questo processo, al database si accedeva attraverso una sync await che metteva dei grossi paletti. Fatto sta che accedere, che ne so, a 100 immagini rallentava moltissimo, mentre accedere a 100 file, ogni lettura era una sorta di gestione a sé stante. Magari poi il file system è monotask e non lo so,
monothread, non lo so, però accedere al file system era molto più veloce che accedere al database. Per cui mi sono detto, teniamoci anche questi preview. Questo prima che riscrivessi il database. Ora, adesso tutta questa parte qua delle preview è ancora fatta in questo modo, cioè dei thumbnail, è ancora fatta in questo modo perché mi sono detto, perché andare a cambiare tutto? Cambiamo solo quello che devo cambiare, perché sta roba qua funziona. Magari non è velocissima, ma funziona. Poi ci sono altre cose che mi necessitano di avere un altro database ancora. Nel senso, se tu acquisisci un video, viene scelto un poster, cioè un fotogramma identificativo, cioè rappresentativo di questo video, e su questo fotogramma vengono fatte tutte le analisi di prima, e viene salvato l'immagine come AIF, sempre in questo database. Per i file audio com'è? I file audio non hanno una preview immagine, però in realtà mi vado a calcolare la waveform di tutto il file, riducendolo a 1000 sottocampioni, cioè se un file è lungo 1 minuto prendo un sample, 1000 sample, se un file è lungo 10 minuti mi prendo sempre 1000 sample, tanto mi serve soltanto come preview, e sottocampiono questi sample a 8 bit in modo tale che 1024 sample per 8 bit per 1 byte su un K, praticamente la preview di un file audio in immagine, proprio come se fosse un'immagine, mi occupa essenzialmente 8K, è un K. E anche questo mi salvo nello stesso file. Perché nello stesso file delle preview? Perché metti insieme immagini e dati? Perché mi sono detto, sti cazzi, nel senso, tanto comunque semanticamente è sempre soltanto una preview, e dato che quando faccio le ricerche tengo separate immagini, video e foto, cioè non puoi cercare tutto, non puoi cercare uno o l'altro, essenzialmente non cercherò mai un'immagine e un file audio, ma cercherò sempre soltanto file audio, per cui l'accesso mi va bene lo stesso. Cosa faccio invece per le preview? Perché mi sono detto, oltre ad avere una preview visuale, sarebbe interessante avere anche una sorta di preview del video o dell'audio. Perché soprattutto dell'audio, mi sono detto, a suo tempo, quando ho fatto il design di questa applicazione, cioè nel senso quando l'ho creata sviluppandoci, il segreto è molto semplice. Volevo con questa applicazione racchiudere la mia esperienza con un'altra applicazione che ho sviluppato internamente, che poi non uso più perché uso questo ormai, che mi serve per cercare musiche. Questa applicazione era molto semplice, inizialmente mi teneva tracce di tutte le canzoni che avevo caricato, in modo tale che io, se cercassi corporate, industrial, tech, mi facessi una ricerca tecnica, nel senso nel nome del file o nel nome della cartella, e mi facesse ascoltare il brano, in modo tale che se c'era qualcosa che mi potesse servire, allora io potevo essenzialmente andarmelo a prendere per fare le musiche dei miei video, perché le musiche sono molto importanti, soprattutto quando fai un sacco di video farmaceutici, che hai sempre bisogno di qualcosa di corporate, positive, relaxing, eccetera eccetera eccetera. Oggi parliamo di una cosa molto bella, il cancro al pene, però te lo faccio con grande allegria. Avete presente, la comunicazione farmaceutica è molto così. E per cui la mia idea di avere una preview dell'audio, anche solo di 20 secondi, in modo tale che io potessi ascoltare e vedere se è una cosa interessante, era fondamentale. Come ho scelto di lavorare? Per il video faccio un salvataggio in MPEG 4, in H265 ovviamente. MPEG 4 è il contenitore, H265 è il codec, ha una bassissima qualità, tendenzialmente tenendomi 10 secondi di filmato a 5 fotogrammi al secondo, questo è il default. Alla fine viene fuori un video da 100k, più o meno, che viene salvato in un campo blob, sempre in un blob, in un altro database, anche questo con un ID dell'object ID, che è l'identificatore del file origin, che è elegante, nel senso questo numerino qui mi serve per collegare tutto quanto. Allo stesso modo mi salvo la preview in audio, che tendenzialmente dura una ventina di 15-20 secondi, ha un data rate piuttosto basso e mi viene a costare 24k, ok? 24k che io salvo sempre in questo database. Ho un problema, però, in questo caso, mentre nel caso precedente avevo la necessità di salvare i file, immagini, in modo tale che potessi accedervi in maniera concorrente, senza andare a rompere le palle al database. Nel caso del video e nel caso dell'audio mi serviva essenzialmente perché se io devo fare il playback di qualcosa non posso passare al playbacker, al player dei dati, devo essenzialmente passargli un file. A me no, nel senso, le chiamate che io conosco e che ho chiesto in giro, non soltanto a ChatGPT ma a tutti, a tutto Stack Overflow, essenzialmente quando devi caricare un file,
devi visualizzare un video o un audio, che contiene il player è essenzialmente quasi lo stesso, devi partire da un file. Per cui al momento di fare il play, la struttura è molto semplice. Vado a prendere il database, leggo i dati, salvo i dati con l'estensione giusta, M4A, MP4 se è un video, M4A se è un audio, e a questo punto carico il contenuto di questa URL, carico la URL e poi faccio il player. Ok? È molto semplice, è una cosa banalissima. Questo è lo stato dell'arte di come era ieri. Ok? Ci sarebbe da fare la pubblicità e raccontarvi il motivo del mio bug, ma siccome sono molto molto stanco, stamattina sono veramente veramente stanco, direi che la interrompo qui. Per voi sarà solo una pubblicità e ricominciate subito dopo la pubblicità. Io invece ricomincio domani perché non riesco a tenere gli occhi aperti. Mi aspetta una giornata di quelle a dir poco martellanti, so io dove. Ciao. Allora, effettivamente è passata una giornata per me, per voi sarà passati pochi istanti di tempo. Allora, focalizziamoci. Quello era lo stato dell'arte fino a ieri. Ho ricominciato a fare l'acquisizione di tutti i file e di tutti i dischi, perché ho ricominciato da zero, naturalmente, perché dovevo ricominciare da zero per aver scritto il database, e ho ricominciato da zero tipo una decina di volte, perché ogni volta dovevo aggiungere qualcosa, togliere qualcosa, sistemare un problema. Poi mi sembrava di aver raggiunto un certo livello di stabilità e ho detto vabbè, partiamo a bomba e acquisiamo terabyte e terabyte e terabyte di roba. E la cosa interessante è che a un certo punto mi sono detto, cacchio, ogni acquisizione di un media, nel senso leggere il media, magari prendere il video, fare l'estratto, nel senso prendere, che ne so, i primi 10 secondi del video, poi i primi 20 secondi dell'audio, comprimerlo, poi prendere il fotogramma, il post per il video, fare l'analisi dei colori, dell'inquadratura, del contenuto, prendere l'audio, i primi 30-60 secondi, e analizzare il genere musicale con tutte le cose che vi ho già raccontato. E questa roba qui tendenzialmente su una fotografia impiega 0,3-0,4 secondi di media, che si abbassano molto se si parte da delle JPEG e si alzano molto se si va a dei formati non proprio standard come il CR2 che io supporto, che è il formato dei RAW della Canon, e mentre per i video siamo sul secondo e mezzo a seconda della complessità, della velocità di lettura del disco, sull'audio qualcosina in più perché l'analisi del genere non è così veloce. E mi sono detto non posso velocizzare, perché se io ho mediamente un secondo e mezzo per acquisire un file, mamma mia quanto c'è traffico stamattina, se io ci metto un secondo ad acquisire un file, se riesco a risparmiare anche solo un decimo di secondo, risparmiamo quasi il 10% del tempo, e su 8 ore magari riusciamo a risparmiare mezz'ora, che vabbè non è tantissimo, ma non è neanche poco. Allora mi sono detto, cosa succede ogni volta che io faccio questa acquisizione? Perché è un'acquisizione che non vi racconto per quale motivo. Viene fatta in 2 passaggi, come vi ho detto. Cioè, prima vengono beccati i dati grezzi di un po' di file. A questo punto, quando si è arrivati a circa 15 file, si fa l'analisi di ogni singolo file. Per cui si ricarica il file, si ricarica il record con l'ID, che è un numero ovviamente a 64 bit, come vi ho già spiegato, e si interroga la URL, si interroga l'analisi, eccetera. Si fa tutta l'analisi di tutti i contenuti, l'analisi fatta con intelligenza artificiale essenzialmente. E mi sono detto, cacchio, ma ogni volta che io devo richiedere un file, praticamente rifaccio una query al database. Una query che praticamente mi dice dammi l'oggetto che ha questo ID. E questa cosa qui impiegava qualche tempo, che adesso non riesco a quantificare, però insomma diciamo qualche frazione di secondo. E mi sono detto che questa roba qua sarebbe interessante cachearla. Allora ho detto genialata. Quando io richiedo mi ero già preparato una sorta di cache, che invece andare a interrogare il database praticamente andava a guardarsi questa cache. Questa cosa qua aveva molto più senso prima che non usavo Core Data, ma perché usavo Swift Data. Swift Data aveva dei tempi di accesso che erano dovuti a dei vari cambi di contesto, che per cui introducevano dei ritardi che potevano arrivare in ordine di 0,3 secondi per certi versi. Sempre che non ci fosse qualcun altro che accedesse al database contemporaneamente, in tal caso sarebbe stata la morte. Per cui mi sono detto, cachiamo sta roba. Solo che la prima volta che uno legge il database non ha questi dati in cache. Perché non ha questi dati in cache? Perché non l'ha mai letti, cioè la cache, per come l'ho sviluppata io, è una cache in lettura. Per cui ogni volta che io comunque chiedevo un oggetto con quell'ID, ricaricava la cosa dal database e poi riempiva la cache. E mi sono detto, ma sai che c'è? Se io la prima volta se io quando leggo un oggetto, se non ce l'ho in cache,
leggo l'oggetto e i successivi 99 per averne 100, in modo tale che poi me li tengo tutti in cache, perché fare una query di un singolo elemento può prendere un tempo X. Fare la query di 100 elementi non prende un tempo 100x, tipo prenderà 10x per dirvi. Per cui, nel senso, ho un risparmio di tempo. E io facevo questa cosa qua, nel senso, io caricavo un oggetto e poi salvavo nella cache l'oggetto stesso e i successivi 99. 100 oggetti. Ok, comodo sta roba qui. Fighissimo, geniale. Continuavo ad avere dei problemi. Ma i problemi non si verificavano al momento della lettura. Al momento delle query andavo a cercare qualcosa e a un certo punto mi sono reso conto che cliccavo su un media e non lo trovava. Cioè i media venivano trovati dal punto di vista dei contenuti, dei tutti i metadati, però non lo visualizzava correttamente. Insomma, ho perso un giorno a cercare di capire questa cosa qua, fino a quando poi, riguardando bene il codice, perché mi sono detto, sta roba qua prima funzionava, da quando ho introdotto la cache non funziona più. Perché la cache non funziona? Genio, pensate il genio, primo dei due bug. Invece di quando io andavo a scrivere la cache, invece di dire all'oggetto X c'è questo oggetto, all'oggetto X più 1 c'è questo oggetto, all'oggetto X più 2 c'è quest'altro oggetto, eccetera, 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 salvavo sempre lo stesso ID. Per cui riscrivevo sempre lo stesso oggetto, per cui di 100 record me ne salvava uno, cioè sempre l'ultimo. E per cui me li perdeva tutti. Cioè, già la prima grande genialata. Adesso stamattina arrivare in ufficio sarà un miracolo, perché tutti i ponti sono allagati, tutti i sottopassi sono allagati. Sarà veramente una gioia per il cuore, perché qui invece di fare i ponti fanno i sottopassi con sta pioggia di oggi, ciaone, perché non me ne sono stato a casa stamattina, ci sto ancora pensando, quasi quasi mi giro e vado a casa. Questo è stato il primo bug che ho inserito. Vabbè, a questo punto dovevo prendere tutto e buttare via tutto, perché acquisivo soltanto una cosa, però mi sono detto, vabbè, andiamo avanti, cerchiamo di capire cosa facciamo, acquisiamo altri dischi. E andando avanti a fare tutto sto lavoro, stesso problema. C'è un problema leggermente diverso, ma io me ne torno a casa, dai. C'è troppo traffico stamattina. Dicevo, un problema leggermente diverso. Praticamente facevo le mie ricerche mi dicevano delle cose sensate, ma io cliccavo su un'immagine e mi veniva fuori la preview del dato di un altro. Cioè, va bene tutto, ma questa roba qua mi sembrava proprio, cioè, Spirits in the Material World. Ma che cazzo è sta roba? Ho fatto un po' di volte, ma ho passato 2 o 3 ore a cercare questa cosa qui. Poi a un certo punto ho guardato sotto, nella barra dell'indirizzo della catena di directory, dell'immagine che avevo cliccato, e trovavo un'altra cosa, proprio un altro file. Cioè, vedevo visualizzata a video l'immagine corretta, poi dopo controllavo bene, effettivamente l'immagine non era quello che non era quello a cui si riferiva l'oggetto in sé. Cioè, erano delle cose molto simili che stavano nella stessa cartella, ma non la stessa. Cioè, Madonna, che cazzo è successo? E qui adesso vi beccate il secondo errore del genio. Questa cosa qua, però un po' più subdola. Cioè, mentre la prima è proprio una minchiata totale, la seconda è una stronzata ancora più minchiata, però nel senso, vabbè. Praticamente quando io... questa cosa è bellissima. Quando io calcolavo i 100 oggetti, cioè li caricavo in cache, sapevo che quando c'era il caricamento è perché non avevo mai scelto quell'ID. Per cui mi caricavo l'ID più 99, ok? E dicevo, trovami tutti gli oggetti che hanno ID tra ID e ID più 99, e li caricavo. E restituivo il primo di questi. Ora, se tu, uomo della strada, non sai questa cosa qua, sei perdonato, perché questa è una roba di chi fa database. Ma chi fa database dirà, raccuglia, sei the best collion in the world, il più grande coglione, il miglior coglione del mondo. Perché quando tu fai una query al database e il database ti restituisce gli oggetti che corrispondono alla query alla richiesta che gli hai fatto, chi ti dice che sono in ordine? Se non glielo specifichi tu, lui te li restituisce a cazzo suo, non in ordine, perché come è strutturato sotto il database non si sa. Per cui il primo di questi 99 era uno qualsiasi, cazzo ne so. Cioè praticamente c'era una divergenza tale per cui c'era uno a caso di questi 99, che poi in realtà non erano 99, molto probabilmente erano intorno del 10-15, motivo per cui trovava quelli che stavano nella stessa cartella, per cui avevano un senso, erano cose che erano vicine, ma non erano lo stesso file. Ora,
La cosa interessante è che avendo fatto questa cosa qua, l'acquisizione ha proprio chiuso la strada, cioè proprio strada chiusa perché è bloccata, perché si è allagato il mondo, va bene. Avendo fatto questa cosa qui, la cosa interessante è che l'acquisizione dei metadati è giusta. L'acquisizione dei metadati fatte con l'intelligenza artificiale, con tutti i modelli, è giusta, ma la preview è sbagliata. Cioè, l'oggetto in preview è sbagliato. Ok? Vuol dire che io ho acquisito in preview un file che non c'entrava un cazzo. Ok, va bene, hai fatto questo errore, sei un coglione con due L maiuscole e te lo tieni così. E adesso arriviamo finalmente al nucleo di questa puntata, cioè alla triscelta, la scelta triplice, perché è una cosa molto importante la triscelta e la scelta triplice. Adesso dove vi faranno andare secondo voi? Dritto o a sinistra? Io andrei a sinistra, ma è molto probabile che mi facciano andare dritto, ma va bene lo stesso. Andrò a sinistra, indipendentemente da quanto mi senta bene o no. Allora, dicevamo, la scelta triplice, ma dato che sono passati un po' troppi minuti dall'ultima volta, e adesso c'è effettivamente è un capitolo, pubblicità. A questo punto io ho queste informazioni che sono inconsistenti, ok? E in qualche modo devo riacquisire le cose. Adesso qui ho davanti a me 3 scelte. Ora, adesso facciamo una piccola digressione, di cui magari vi ho già parlato un'altra volta. C'è gente che mi sta guardando male, ma fa niente, ragazzi, vi riguardo male io a mia volta. Finché il semaforo non è verde ed è verde, potresti muovere il grandissimo culo di Orione, che già piove, figa pelosa. Ecco. Allora, dicevo, quando si fa marketing ti insegnano questa cosa qua. E adesso ve la spiego dal vostro punto di vista. Arrivate a casa, la casella della posta presenta un volantino di un noto negozio, nota catena di roba. Io giro a sinistra, è qua? Sì? Boh, sì, no, non lo so. Boh. Non so, ho sbagliato strada l'altra volta. Vabbè, andiamo dritti a questo punto, vediamo cosa succede. Non ho idea di dove stia andando. Lo so, sì, boh. Ma andiamo dritti, da qualche parte arriveremo. Nota catena di elettrodomestici e di elettronica di consumo, ok? Di colore rosso, con una bella M davanti, ok? Ma non è la metropolitana milanese. E vi dicono, televisore 55 pollici a 50 euro. E tu, what the fuck? Ho letto male, sarà 50 euro. Ho detto, minchia, 50 euro. Porco due, cioè, non c'ho quasi neanche bisogno di un televisore. Cioè, sì, mi piacerebbe cambiarlo, che c'ho un 42 pollici. Un bel 55 mi fa diventare il cazzo più grosso di ben 13 pollici, no? Cazzo, 50 euro. Aspetta, vai, andiamo in negozio a vedere sta roba qua. Però prima di andare in negozio, vediamo un pochettino cos'è. Specifiche tecniche. Sì, è bellino, cioè, nel senso, vedi. Allora vai in negozio. E in negozio lì c'è la furbata. In negozio vedi questo bello, i 3 televisori in offerta. Davanti a tutti c'è questo qua da 55 pollici a 50 euro. 50 euro è scritto più grande dei 55 pollici del televisore. Dici, minchia, specifiche tecniche, vabbè, non è in HDR, ha il suono in mono, è un Full HD, non è un 4K. 55 pollici, vaffanculo. Allora però dice, sei un po' lì così. Allora vai lì e di fianco vedi nuova offerta. Televisore 55 pollici, 500 euro. Cazzo, anche 500 euro, non sono quei 4K, cioè una cosa bella, cioè nel senso sensata. Bello, cioè figo. Monitor display 55 pollici, 5000 euro. In tutte tempestate di diamanti al quarzo, perché così vanno più veloci, no? Ah, tu sei lì che dici, un po' ne capisci di informatica, di televisione, di queste cose qua, vai dal commesso, cioè, devo capire. Cioè, la tua pancia forse un po' ha già deciso, però devi giustificarla in qualche modo. Allora vai dal commesso. E il commesso ti dice, ma scusi, ma mi spiega un po' sta offerta? E lì il commesso che tendenzialmente è preso, è appena stato rilasciato su parola dopo un triplice omicidio. Non capisce un cazzo di televisori, non capisce un cazzo di gente, non capisce un cazzo di comunicazione. Figa, 50, 500, 5000, cazzo vuoi scegliere? Oh? E dici, non c'è qualcuno in giro che magari è un pochettino più sveglio di te? Trovi l'ultimo commesso in basso, un ragazzino piccolino con gli occhiali spessi, che è stato visibilmente picchiato dal commesso appena uscito di galera, no? Cioè io non c'ho niente contro la gente che esce di galera, ma con quelli che picchiano i giovani indifesi o che dicono orco due, un po' sì. Allora glielo chiedi, il commessino lì, che ha capito tutto dalla vita, dice, guarda, ma mi può spiegare? Guardi, allora, abbiamo questa super offerta sul televisore da 50 euro. Allora, le specifiche tecniche sono un po' così. È in Full HD, cioè di qua non è che si vede benissimo, non è molto luminoso, però figa costa 50 euro. Poi abbiamo questo qui,
Questo qui è veramente è il top. A 500 euro è veramente regalato perché le specifiche sono veramente fighe. È il modello, l'ultimo modello uscito, è avanzato, c'ha il telecomando col Dolby Atmos che non vuol dire un cazzo, eccetera, 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 eccetera. Poi se c'hai soldi, c'hai tanti soldi, 5.000 c'è quello che praticamente quando l'accendi c'hai talmente tanto HDR che ti abbronzi. È proprio è la fine del mondo. Cioè, una volta che senti quei bassi, non sentirai mai più nient'altro, dove solo sentire quei bassi lì. E tu dici, guarda, ti dico, se fossi in te farei così. Quello da 5.000 è il top del top del top, ma cazzo sono 5.000 euro. Quello da 500 è proprio è il massimo, il giusto rapporto qualità-prezzo, è la giusta perfezione da avere. Cioè 500 euro per questo qui sono proprio regalati. Perché l'altro, vabbè, è un po' vecchio, cioè nel senso, però sono 50 euro, cioè non è che porti a casa un brutto modello, porti un modello da a casa un modello a 50 euro, mentre quello da 500 figata. Cosa significa tutto questo? E alla fine il tizio lì se ne esce probabilmente senza comprare niente. Cosa significa tutto questo? Nel marketing cioè, ti insegnano a fare la triplice offerta, nel senso, vuoi vendere un oggetto, che è il televisore da 500 euro, perché per vari motivi c'è una partita a basso prezzo, perché devi svuotare perché insomma c'è un sacco di questi televisori da 500 euro e devi svuotarlo. Come fai? Prendi un televisore di merda, cioè proprio la più merda possibile, gli metti un prezzo che, vabbè, è basso, però la qualità è bassa, e metti sul volantino quello da 50 euro, così la gente ti viene in negozio. Poi in negozio di fianco quello da 500 euro ci metti quello da 5.000, quello inarrivabile, quello che praticamente se ti chiedono ok compro quello dice no ma guarda che era lì solo per bellezza, non sappiamo neanche dov'è la scatola, cioè nel senso, ne hai uno che la gente non comprerà mai ma è il sogno. Cosa fa? La gente va lì per comprare da quello da 50 euro, vede quello da 5.000, però sono 5.000 euro, non ce l'hai, però poi c'è quello da 500 che è buono, funziona, eccetera, 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 è più di quello che tu volevi spendendo 50 euro, ma non spendi 5.000 euro e compri quello da 500. Questo è il marketing trifasico. Se questo semaforo diventa verde, magari andiamo, se no, fa niente, rimaniamo anche qui per il resto della nostra vita. Che vedevo di? Cioè, siamo solo bloccati nella pianura padana, cioè, ma manco fossimo in Wyoming, che non c'entra un cazzo, magari in Wyoming gestiscono le piogge molto meglio. Oppure proprio il semaforo non va e c'è un vigilante che si mette lì, perché vedo questo semaforo rosso da sempre, è ancora rosso, va bene, probabilmente il rosso dura più della nostra vita, vabbè. Capite la scelta tripartita? E adesso quello che mi si presenta a me è una scelta tripartita. In che senso? Allora, soluzione A. Vabbè, hai sbagliato, rifai tutto da zero, cancelli tutto il database e riacquisisci tutti i file, perdendoci un'ora a terabyte, anche più di un'ora a terabyte. Significa che ci metterai altri 3-4 giorni per arrivare al punto dove eri prima e a quel punto ricomincerai nelle cose nuove. Non ti fa impazzire? No, va bene, però è così. Scelta numero 2, per abbreviare un pochettino i tempi, mantieni questo database e scrivi un'estensione della tua applicazione, una sorta di cheat code, che fa soltanto la riacquisizione delle preview. In questo modo si prende tutti i metadati, che quelli sono corretti, estrae la preview e la salva, senza fare tutte le analisi con l'intelligenza artificiale. C'è una signora con le ciabatte, con questa pioggia, mi spiace, veramente, non mi spiace. Questa è l'opzione numero 2. Tempo per fare scrivere il codice 2 ore e mezza, no? Tempo risparmiato probabilmente la metà del tempo, più o meno, vuoto per pieno, anche perché vai diretto, cioè nel senso è una cosa un po' così. Opzione numero 3, che se qualcuno mi conoscesse potrebbe dire, secondo me farei la numero 3, riscrivere il database anche dei media, già che ci sei. Perché sì, perché l'idea di riscriversi il database dei media c'è, perché il database dei media è tutto in asincrono, c'è un sacco di codice molto farraginoso. Interessante perché si dovrebbe partire da codice meno farraginoso, perché è il codice più moderno che lavora con Swift Data, ma per ovviare alle idiosincrasie di Swift Data e a tutta la questione della sync, che va bene per certe cose, ma quando c'è troppa roba è troppo, non è sotto il tuo controllo, finisci per essere schiacciato e per avere molto più codice. E riscrivi quella roba lì e, vabbè, rifai tutto, però già che lo rifai col database nuovo. Secondo voi Raccuglia cosa ha scelto? Dopo la pubblicità. Ebbene sì, non ci crederete mai, ma Raccuglia ha scelto l'opzione più semplice, rifare tutto da capo senza scrivere una linea di codice. Perché? Perché di sì. Perché così funziona e così ci portiamo avanti. L'idea è quella di limare le cose in interfaccia che non funzionano e arrivare a un punto in cui l'applicazione funziona ed c'è tutta. Poi vediamo. Vediamo cosa farne, no?
La realtà è che nei ritagli di tempo ho iniziato a riscrivere la parte del codice dei dati, molto più snella, molto più efficace, molto più efficiente, molto più compatta, e probabilmente mi scriverò un migratore, forse per la versione in vendita, forse per una versione successiva. Ci penserò. Adesso come adesso il migratore non è una cosa complicata da scrivere, perché essenzialmente prendi tutti i dati dal vecchio database e fili nel nuovo database, vuoto per pieno. Vi rendete conto che ho passato 45 minuti per raccontarvi del preambolo e 5 minuti per raccontarvi effettivamente che cosa è successo e che cosa farò? Questo è un grosso problema dovuto al fatto che ho pensato a questa puntata da tanto tempo, cioè questa questione del riscrivere, fare, di solito mi è successo tipo 5-6 giorni fa, per cui ho avuto tutto il tempo del mondo per pensare a quello che avrei detto, che è troppo, nel senso, è troppo questa cosa qua. Un'altra cosa a cui ho pensato molto seriamente, molto serenamente, è stata quella di non avere un database dei media, ma di lavorare soltanto con le preview, con dei file. Perché? Perché mentre per le immagini avere un unico database compatto potrebbe essere una cosa interessante e ovvierebbe un sacco di problemi, perché tanto non devi neanche caricarti la preview perché è tutto nel dato. Per i video, per le immagini, visto che non posso creare dei player senza avere le URL, comunque dovrei avere delle URL. E l'overhead per l'audio è nell'ottica del 2 KB, mediamente 2 KB per 24 KB, cioè il 10%, che non è un grande overhead. E magari se abbasso leggermente la qualità riesco a starci dentro senza avere praticamente overhead. E va benissimo. Mentre per il video, un video 100k, più o meno 2k, l'overhead è del 2%, per cui veramente veramente poco. L'unico motivo per cui non vorrei fare questa cosa è per evitare di avere tante cartelle con tanti file invece di avere un unico file che ha dentro tutto. Però non lo so, secondo me potrebbe anche quasi essere il caso di rinunciare completamente al database dei media e di lavorare esclusivamente sul database esclusivamente con dei file, e in questo modo togliere di mezzo un sacco di codice più o meno inutile. Anche perché comunque il database avrebbe un accesso univoco, giustamente blindato, eccetera, 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 eccetera. Invece è così, dato che comunque i file devo crearli comunque per fare la preview, li creo già nel posto giusto, col nome giusto, e ciao. Anzi, secondo me è la cosa più sensata da fare, sti cazzi, no? Che me frega a me? Che me frega a me? Direi che facciamo così, ok? E ne siamo molto contenti. Ok, sono arrivato dove devo arrivare, dovrei raccontarvi tutta la spattaffiata, chi sono, scrivete nei commenti, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi sa che stavolta vi dico basta e va bene così. Se vi è piaciuto sto video mettete like, se vi è piaciuto questo audio andate mettete like dove si deve mettere, commentate, condividete la puntata, eccetera, eccetera, eccetera. A valle, cioè fra qualche istante, vi ascoltate ChatGPT. Per il resto siamo sempre qui, ci vedremo fra 7 giorni, ci ascolteremo fra 7 giorni, no, ci vedremo quando ci vedremo, ci ascolteremo fra 7 giorni quando registrerò una nuova puntata di Tecnopillez. Ciao ragazzi, buona giornata, buon ascolto di quel che verrà e speriamo in un mondo un po' più asciutto di così. Ciao!